Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco Delia e oggi vi volevo parlare di una cosa che ho scoperto durante questa pandemia. Mi sto concentrando molto sulla crescita personale, mi sto concentrando molto sul che cosa fare ed essere preparato nel momento in cui il mondo tornerà a muoversi, il mondo tornerà ad aprire i confini e si potrà tornare a viaggiare. Ho appena finito di registrare un video in cui parlo in inglese del perché voglio andarmene dall'Italia, quindi in teoria dovrebbe essere già uscito nel momento in cui guardate questo video, potete guardarvelo, lo metto comunque in link in descrizione. Quindi voglio andarmene dall'Italia, ho i miei vari motivi. L'Italia penso sia un bel paese, bellissimo, buon cibo eccetera, però è un paese per chi vuole accomodarsi, per chi vuole viversi e godersi la vita, però per chi vuole costruire qualcosa per il futuro non penso sia il posto adatto. Dunque ho iniziato a cercare vari metodi per andarmene. Ho scoperto che esiste un modo per viaggiare a meno. Dunque, diciamo che la scusa principale per non viaggiare è i soldi, non tanto il tempo, ma i soldi, nel senso che o uno magari sta facendo un lavoro part-time o sta facendo un lavoro full-time, quindi non può permettersi di chiedere le ferie, oppure semplicemente costa troppo un viaggio e dunque non ci si pensa nemmeno a farlo. Ma io vi voglio dire che al giorno d'oggi, con tutte le compagnie aeree che ci sono, i viaggi costano sempre meno perché c'è tanta richiesta. E sì, con la richiesta i prezzi aumentano, però aumenta anche l'offerta. Quindi aumentando l'offerta, ovvero c'è più concorrenza e ci sono compagnie aeree che svendono addirittura dei voli. E quindi ci sono veri e propri canali che io ho scoperto e che non conoscevo, in cui parlano proprio di hack traveling, che vuol dire che riescono a viaggiare gratuitamente sfruttando dei meccanismi delle compagnie aeree. Quali sono questi meccanismi? Beh, allora partiamo dal presupposto che tanti meccanismi, il 90%, noi purtroppo non possiamo adottarli perché in Italia non esistono certi tipi di meccanismi. Ad esempio in America ci sono persone che grazie a dei punti, dei crediti che la loro carta di credito gli permette di avere se rispettano i pagamenti con la carta di credito, se la usano spesso, eccetera, e ricevono dei punti mensilmente. Il loro credito come un punteggio, come dei follower su un social che ti danno credibilità, ti permettono di avere anche dei vantaggi e dei premi e a volte permettono anche di ricevere viaggi gratuiti. In Italia una cosa del genere con le carte di credito non esiste, ci sono vari metodi, magari anche con dei punteggi, con dei cashback, magari con le banche, eccetera, eccetera, ma è molto più complicato e non ne vale nemmeno la pena, infatti non ne vado neanche a parlare. I consigli che vi posso dare invece a livello italiano su come viaggiare, sono quelli che uso anch'io spesso, sono questi. Sono metodi, diciamo, per risparmiare, perché come ho detto, la causa principale per cui una persona non viaggia è perché o non gli interessa o per i soldi. Quindi diciamo che per risparmiare soldi che cosa si può fare? Allora, innanzitutto ci sono delle compagnie aeree che danno prezzi a meno, come Volotea o come in realtà altre che si possono cercare su dei siti che cercano, sono creati appositamente per cercare l'offerta migliore del volo che ti serve. Ad esempio Skyscanner, io utilizzo Skyscanner moltissimo e Volotea per i voli qui in zona. Su Volotea ragazzi si trovano voli scontati anche a 2-3 euro a volte, quindi ve lo consiglio. Ci sono anche degli influencer da seguire che pubblicano sulle storie, magari me ne linko uno o due in descrizione, quando ci sono questi sconti magari di 1-2 euro e quindi accaparrarsi quel volo il prima possibile perché ne vale la pena. E comunque utilizzare dunque la piattaforma giusta. Skyscanner, Volotea. Skyscanner secondo me è una cosa pazzesca perché permette di guardare tra tutti i siti dov'è l'offerta migliore per quel viaggio. Inoltre c'è anche la possibilità di fare reverse engineering, quindi di scegliere un posto dove si vuole andare senza preferenze di tempo, senza preferenze di quando andarci, e si può scegliere in base al prezzo. Quindi una cosa molto utile che vi posso dire è provate a guardare anche questa cosa, nel senso che invece di dire ok, io a marzo voglio andare a Los Angeles per 30 giorni e mi costerebbe, guardo e mi dà un prezzo e ti dice andate e ritorno 700 euro. Ah cavolo, 700 euro sono tanti. Invece provate a fare il contrario. Ci sono questi siti come Volotea o Skyscanner che vi ho detto, ma ce ne sono anche altri, che invece vi permettono di cercare in base al budget, quindi il mese che costa meno
i giorni in cui costa meno. Quindi tu dici non ho preferenze, tutto il mese o per tutto l'anno, dimmi quando è che costa meno. E lui ti dice guarda, costa meno qui e il volo, non so, il viaggio ti durerebbe 25 giorni invece che 30, 25 e ti costerebbe 300, quindi la metà. E quindi si risparmia un sacco, quindi cercare di essere più flessibili in base a questa cosa qua. Quindi cercare anche sapere dove prendere i voli, scegliere la piattaforma giusta, essere flessibili. E la terza cosa è sfruttare le occasioni. Spesso ci sono queste agenzie, queste compagnie aeree di voli che per farsi pubblicità, per farsi del marketing, svendono dei voli per apparire dunque sui giornali, essere riconosciuti, farsi postare dagli influencer, eccetera, eccetera, quindi guadagnare pubblicità. Una volta si credeva che i voli last minute fossero quelli che costano meno. E invece adesso non è più così, le agenzie aeree, le compagnie aeree si sono accorte che in realtà se una persona è disposta a comprare un volo all'ultimo minuto, probabilmente perché gli serve molto. E dunque i prezzi in realtà rimangono stabili o addirittura a volte anche crescono last minute, quindi non lo consiglio. Consiglio invece, come vi ho detto, di provare a cercare quelle occasioni che compaiono, quindi quelli che svendono, magari c'è un volo che magari ha 10 posti liberi e non è un last minute, ci sono 10 posti liberi rimasti e non possono più far partire, li trovate comunque continuando a cercare verso la postazione dove volete, oppure grazie a questi influencer che continuano ad aggiornarvi, e quindi danno questi voli a 5 euro, 10 euro, 0 euro, te li regalano proprio così. Basta ad avere il volo pieno in modo da fare anche bella figura, quindi di sfruttare anche questi meccanismi di marketing. Un altro consiglio è quando prendere il volo, quando comprarlo. Allora, innanzitutto questo video è fatto in gennaio e dunque vi dico che gennaio è il mese migliore per comprare un volo. Normalmente circa 20, 21, 22 giorni prima del volo che si vuole prendere il prezzo è più basso, quindi prenderlo una ventina di giorni prima di partire. Il momento migliore per prenotare un volo in cui diciamo, i prezzi sono più bassi è la sera. Più tardi meglio è, di solito verso le 23, quindi le 11 di sera, mezzanotte, è il momento migliore. E mi raccomando, anche cercateli durante la settimana, non durante il weekend. Durante il weekend tutti cercano voli e quindi i prezzi sono più alti ovviamente. Ricordate che quello che vi fanno vedere online è anche quello che è in base a quello che voi cercate. Quindi anche un altro consiglio è non continuate disperatamente a cercare voli finché non trovate quello al prezzo giusto, perché i social media e Alexa, il vostro telefono vi ascoltano e vi continuano a pubblicizzare questo tipo di cose e quindi automaticamente tramite cookies, tramite banner, tramite altre cose, loro capiscono che stai cercando di comprare un volo a meno e quindi continuano a farti vedere pubblicità di questi voli e in realtà i prezzi aumentano esclusivamente per il tuo browser e c'è tanta gente che ci casca. E inoltre c'è questa diceria, insomma, che probabilmente è anche giusta: il momento migliore per prendere i voli è sempre durante la settimana, mai il lunedì, mai durante il weekend, quindi martedì fino a giovedì sarebbe il momento migliore per prendere i voli, perché diciamo sono i momenti meno utilizzati per le compagnie aeree, quindi questi sono i consigli. Quindi questi sono i consigli per il volo, ma per quanto riguarda lo stare, quindi il soggiornare in un paese, che cosa si può fare? Bene, ho trovato che ci sono delle piattaforme, ok? Si può usare Booking, si può usare Airbnb, io consiglio Airbnb, consiglio anche ci sono dei gruppi, ci sono anche dei gruppi Telegram, ma ci sono anche dei siti in cui si possono trovare persone che vogliono andare nello stesso posto dove si vuole stare e condividere l'appartamento, dunque dividendo il prezzo e magari anche conoscendo gente. Quindi ovviamente si può utilizzare Airbnb, che costa meno e bisogna farsi la spesa perché è probabilmente un appartamento, quindi si risparmia anche sul cibo, quindi consiglio di comprarsi il cibo lì, consiglio di farsi indicare da persone che abitano nel posto, supermercati e consigli vari per risparmiare. Consiglio di prendere pacchetti, quindi sono dei pacchetti per ad esempio il bus o per i trasporti, eccetera, eccetera, nel momento in cui si va in qualche posto, magari invece che prendere ogni giorno la metro spendendo 2 euro, si può magari prendere il pacchetto settimanale che ti costa un po' meno, quindi di prendere pacchetti. Però il consiglio che posso dare, a parte Airbnb e Booking, questi piccoli consigli che ovviamente tutti anche di istinto seguono,
è: considerate gli ostelli perché ne vale la pena. Ci sono degli ostelli fatti molto bene, soprattutto per noi giovani, anche molto belli, anche quasi lussuosi, con delle stanze incredibili, anche con posti in cui si può fare network, ci sono anche salotti, ci sono anche cinema o palestra addirittura. E un ostello costa molto meno perché ovviamente si condivide lo spazio comune con altre persone, con altri ragazzi, si condivide anche magari a volte la stanza con altre persone. Però normalmente sono persone che viaggiano e sono persone nella vostra stessa identica situazione, quindi non hanno niente che non va. Quindi ve lo consiglio. E il segreto, il trucco per chi è veramente low budget, però vuole iniziare a viaggiare, vuole muoversi e non ce la fa più, ci sono delle piattaforme, ne indicherò un paio qui in descrizione del video, li troverete, che permettono di viaggiare e farsi pagare vitto e alloggio, spesso, da chi ti ospita, che può essere un ristorante, un hotel, un ostello o anche una famiglia normale, in cambio di qualcosa. E in base a quello che scegli, ci sono delle piattaforme per cui si sceglie, ti permettono di viaggiare e stare con loro gratuitamente. Ad esempio, se ci sono magari delle case semplicemente che hanno un posto libero a letto e dicono magari anche degli anziani, ho trovato degli anziani in Giappone che fanno questa cosa su una piattaforma, che dicono: guardate, almeno 2 mesi dovete stare, cerchiamo 1 o 2 persone, anche una coppia, che semplicemente stiano qui. Noi siamo una coppia di anziani, viviamo a Osaka, non mi ricordo dove, e ci dovete semplicemente aiutare 1 ora al giorno durante la settimana per sistemare la casa, aiutare a cucinare, aiutare a pulire, e poi potete andare dove volete durante il resto della giornata o durante il weekend. Quindi questo è tutto, quindi semplicemente con un po' di aiuto permettono addirittura di... alcuni danno la prima colazione, altri danno tutto il cibo, altri non danno niente, dipende veramente anche dal posto. Io ho visto anche che c'è a Manhattan, ho visto a New York che c'è un ostello che permette anche di fare questa cosa, in cambio di lavare i piatti, mi sembra 1 volta a settimana o 2 volte a settimana, permette di avere alloggio praticamente gratuito a Manhattan. Quindi ci sono cose assurde, ragazzi. Se uno vuole lo fa, il resto sono tutte scuse. E per quanto riguarda invece gli Stati Uniti, per chi vuole andare negli Stati Uniti come me, io probabilmente me ne andrò a Los Angeles. Io penso di andarmene da qualcuno che conosco, quindi un altro consiglio ovviamente è: cercate qualcuno e fate amicizia con qualcuno che abita direttamente lì. Ormai al giorno d'oggi, ragazzi, con i social media fare amicizia è una cosa facilissima, e siate un po' più aperti mentalmente, e vedrete che in realtà, se fate dei sacrifici, viaggiare è anche molto semplice. E viaggiare da soli permette anche di fare molta più esperienza e di godersi anche di più. Io questa cosa l'ho imparata recentemente, cercavo sempre di condividere con qualcuno, quando in realtà ho capito che viaggiare da soli è molto importante. Quindi ragazzi, ecco qua, non voglio rendere il video troppo lungo, e come dicevo io andrò probabilmente negli Stati Uniti da qualcuno che già conosco, che mi ospiterà, quindi questa è un'altra soluzione. Questi sono tutti i miei consigli per il viaggiare, e probabilmente farò un altro video se vi è piaciuto. E un'altra cosa è, ho già fatto un video riguardo ai permessi degli Stati Uniti, quindi qualcosa proprio per gli Stati Uniti, ma ne parlerò in un altro video. Fatemi sapere se volete sapere di più, in cui parlerò proprio dei visti degli Stati Uniti, come trasferirsi negli Stati Uniti, come funziona la green card, la lotteria per vincere la green card, eccetera eccetera. Ma intanto per ora questi consigli generali, spero che vi siano piaciuti. Ecco qua, ragazzi, lasciatemi nei commenti sapere cosa ne pensate, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!